Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Il malato accanito io lo paragono sempre al capò, proprio quello di tanti film sui lager nazisti. Il capò che è uno dei prigionieri che è stato messo a capo della baracca di tutti gli altri prigionieri. Questo capò sarà ancora più cattivo dei soldati nazisti, notoriamente, questo l'abbiamo visto su tutti gli schermi. Il capò è un prigioniero, diciamo così, è un malato, che è diventato cattivo, cioè che si è alleato con quello che l'ha ridotto prigioniero. Poi alla fin fine finirà sempre per trovare dei compromessi, cioè per non danneggiare troppo i propri sorvegliati e per non favorire troppo i propri, diciamo, assassini. Qualche piccolo compromesso lo troverà e bisogna dire che se noi vogliamo trattare una patologia dobbiamo guardare i suoi compromessi, non il suo contenuto di patologia, ma andremo tutti all'inferno. Questo mi dà l'occasione per dire perché il mio ordinamento giuridico, la triplice norma, non potrebbe essere presa dall'ordinamento dello Stato italiano, americano, eccetera. Non potrebbe perché, andiamo per assurdo, se questa triplice norma, che dunque sanziona l'ostilità al pensiero e l'indifferenza al pensiero, se la Costituzione italiana assumesse nel suo seno una tale norma, lo Stato italiano e il Gulag dovrebbero coincidere, perché non si salva nessuno. Noi abbiamo bisogno di un ordinamento giuridico che sappia distinguere fra il giudizio, sei stato ostile, fra il giudizio, sei stato indifferente, e la condanna. È il vero concetto di perdono che non ha niente a che fare con le preterie della dimentichiamoci o non giudicate, che sciocchezza. Il perdono è il massimo del giudizio nella assenza della pena, è la separazione fra giudizio e pena. Questo è il perdono. Noi abbiamo bisogno di un ordinamento giuridico che sappia esaltare il giudizio e diminuire la pena.